Lezione 1. Superare le barriere linguistiche. Ciao Anna, hai mai incontrato barriere linguistiche nella tua vita? Ciao John. Sì, ce l'ho. A volte è stato difficile, ma ho trovato il modo di superarli. Che ne dici di te? Assolutamente. Le barriere linguistiche possono essere difficili, ma possono anche essere opportunità di crescita e apprendimento. Come li hai affrontati? Mi sono sforzato di migliorare le mie competenze linguistiche prendendo lezioni di lingua e facendo pratica con persone madrelingua. Mi ha aiutato ad acquisire fiducia in me stesso. È impressionante. Cercare attivamente opportunità di apprendimento e pratica è fondamentale per superare le barriere linguistiche. Hai dovuto affrontare sfide specifiche? Una sfida che ho dovuto affrontare è stata capire i madrelingua che parlavano velocemente. Mi sono esercitato nell'ascolto e gradualmente sono migliorato nel cogliere le sfumature. Posso capirlo. Le conversazioni frenetiche possono essere scoraggianti. Ho scoperto che ascoltare attivamente e chiedere chiarimenti quando necessario mi ha aiutato. Questo è un ottimo approccio. Chiedere chiarimenti dimostra la tua volontà di apprendere e garantisce una migliore comprensione. Altre strategie che hai usato? Ho anche usato ausili visivi, come gesti ed espressioni facciali, per aiutare nella comunicazione. Mi ha aiutato a trasmettere il mio messaggio quando le parole erano insufficienti. La comunicazione non verbale è essenziale. Aggiunge profondità alle nostre conversazioni e può colmare le lacune quando la lingua da sola non è sufficiente. Qualche altro consiglio? L'immersione ha avuto un ruolo significativo nel miglioramento delle mie competenze linguistiche. Circondarmi di persone madrelingua e fare pratica in situazioni di vita reale ha fatto la differenza. L'immersione è davvero potente. Essere in un ambiente in cui si parla la lingua accelera naturalmente il nostro apprendimento. Qualche pensiero finale su questo? Abbracciate le barriere linguistiche come opportunità di crescita. Con pazienza, pratica e una mente aperta, possiamo superare qualsiasi ostacolo nel nostro viaggio linguistico. Lezione 2. Trovare l'equilibrio. Prezzo e qualità. Salve Anna, trovare il giusto equilibrio tra prezzo e qualità è fondamentale, non credi? Ciao John. Assolutamente, è importante considerare entrambi i fattori quando si prendono decisioni di acquisto. Quale approccio adotti di solito? Tendo a ricercare e confrontare diverse opzioni per assicurarmi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. E tu? Sono allo stesso modo. Cerco prodotti o servizi che offrano un buon equilibrio tra qualità e convenienza. Si tratta di fare scelte sagge. Scelte davvero sagge. A volte, optare per l'opzione più economica può portare a delusioni in termini di qualità. L'hai provato? Sì, ce l'ho. Ci sono stati casi in cui ho scelto l'opzione più economica, solo per rendermi conto che non soddisfaceva le mie aspettative. La qualità è importante. Sono completamente d'accordo. La qualità spesso ha un prezzo più alto, ma ne vale la pena se soddisfa le nostre esigenze e dura più a lungo. Qualche consiglio per trovare questo equilibrio? Un consiglio è leggere le recensioni e raccogliere feedback da altri che hanno utilizzato il prodotto o il servizio. Aiuta a prendere decisioni informate. Questo è un ottimo suggerimento.
Ascoltare le esperienze altrui può darci un'idea della qualità e del valore di ciò che stiamo considerando. Qualche altro fattore che consideri? Prendo in considerazione anche le garanzie, le politiche di restituzione e l'assistenza a clienti. Questi fattori contribuiscono al valore complessivo di un acquisto. Punto eccellente. Una garanzia affidabile e una buona assistenza clienti possono aggiungere un valore significativo, anche se il prezzo iniziale è leggermente superiore. Qualche pensiero finale? È essenziale ricordare che il giusto equilibrio tra prezzo e qualità può variare a seconda delle esigenze e preferenze individuali. John, qual è la tua opinione al riguardo? Sono d'accordo, ognuno ha priorità diverse ed è importante trovare ciò che funziona meglio per noi. Trovare l'equilibrio garantisce soddisfazione a lungo termine. Lezione 3. Comunicazione efficace in una grande organizzazione. Ciao Anna, volevo parlare della sfida della comunicazione efficace in una grande organizzazione. Può essere piuttosto scoraggiante. Ciao John, hai ragione. Comunicare con persone a diversi livelli può essere difficile. Quali strategie utilizzate? Cerco di adattare il mio stile di comunicazione in base alla persona con cui sto parlando. Aiuta a capire il loro punto di vista. Questo è un buon approccio. Essere consapevoli dei diversi stili di comunicazione può favorire una migliore comprensione. Qualche consiglio per gestire i superiori? Quando comunico con i superiori, mi assicuro di essere conciso, rispettoso e di concentrarmi sui punti chiave che devono conoscere. Assolutamente. I superiori hanno spesso un tempo limitato, quindi è importante arrivare al dunque e fornire informazioni pertinenti. Che ne dici dei colleghi? Con i colleghi, miro a una comunicazione aperta e collaborativa. Ascolto attivamente e condivido idee per promuovere il lavoro di squadra. La collaborazione è fondamentale. Condividere idee e ascoltare il punto di vista degli altri può portare a soluzioni innovative. Che ne dici dei subordinati? Quando comunico con i subordinati, mi sforzo di essere accessibile e di fornire istruzioni o indicazioni chiare quando necessario. Questo è importante. Essere disponibili incoraggia una comunicazione aperta e istruzioni chiare aiutano a evitare malintesi. Che dire della comunicazione interdipartimentale? La comunicazione tra i reparti richiede un ascolto attivo e una collaborazione efficace. È fondamentale abbattere i silos e condividere le informazioni. L'abbattimento dei silos favorisce la sinergia e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina. Quali sfide hai dovuto affrontare a questo proposito? A volte, diversi reparti possono avere il proprio gergo o termini tecnici. È importante chiarire e garantire la comprensione reciproca. Questo è vero. Usare un linguaggio semplice e chiedere chiarimenti quando necessario può colmare eventuali lacune comunicative. Che ne dici della comunicazione virtuale? La comunicazione virtuale può essere difficile, soprattutto con team remoti. Mi sforzo di utilizzare efficacemente le videochiamate e la comunicazione scritta per mantenere la connessione. Le videochiamate aiutano con segnali non verbali e messaggi scritti chiari e concisi assicurano una comunicazione efficace. Come gestite le incomprensioni?
Quando si verificano malintesi, li risolvo prontamente e chiedo chiarimenti all'altra persona per risolvere qualsiasi confusione. Risolvere tempestivamente i malintesi previene ulteriori problemi di comunicazione e favorisce un rapporto di lavoro positivo. Qualche pensiero finale su una comunicazione efficace in una grande organizzazione? Una comunicazione efficace è il fondamento di un'organizzazione di successo. Crea fiducia, favorisce la collaborazione e assicura che tutti siano allineati verso obiettivi comuni. Lezione 4. Modifiche al contratto e revisione finale. Salve Anna, ho apportato le modifiche al contratto. Te lo invierò per una revisione finale. Ciao John. Sembra fantastico. Apprezzo il tuo impegno nell'apportare le modifiche necessarie. Lo esaminerò attentamente una volta ricevuto. Perfetto, mi sono assicurato di affrontare tutti i punti discussi in precedenza. Sono sicuro che la nuova versione rifletta il nostro accordo in modo accurato. È rassicurante sentirlo. L'attenzione ai dettagli è fondamentale nelle revisioni dei contratti. Lo esaminerò attentamente per assicurarmi che tutto sia in ordine. Mi fido della tua esperienza nella revisione dei contratti. Non esitate a contattarci se avete domande o avete bisogno di ulteriori chiarimenti. Grazie, una comunicazione chiara è fondamentale durante questo processo. Ti contatterò sicuramente se qualcosa richiede chiarimenti o aggiustamenti. Eccellente. La collaborazione e la comunicazione aperta sono fondamentali per creare un contratto solido. Una volta soddisfatti, possiamo procedere con fiducia. Assolutamente. È importante avere un contratto che protegga entrambe le parti e stabilisca aspettative chiare. Gli dedicherò tutta la mia attenzione. Apprezzo la tua dedizione a questo. Il tuo contributo e la tua completezza garantiscono un accordo forte ed equo. Prenditi il tuo tempo con la recensione. Grazie per la fiducia accordataci. Mi assicurerò di fornire feedback e suggerimenti tempestivi per ulteriori miglioramenti, se necessario. La tua esperienza e le tue intuizioni sono preziose. Attendo con impazienza la tua recensione e il tuo contributo. Lavoriamo insieme per finalizzare questo contratto con successo. Sono altrettanto impegnato in questo. Farò tutto il possibile per rivedere tempestivamente il contratto e fornire il mio feedback. Il nostro lavoro di squadra porterà a un risultato positivo. Su questo non ho dubbi. Apprezzo la tua professionalità e dedizione nel portare a termine questo contratto. Attendo con ansia la tua risposta. Lezione 5. Sfruttare il potenziale. Esplorare l'influencer marketing. Ciao Anna, hai mai provato a sfruttare la tecnologia attraverso l'influencer marketing? Ciao John. Sì, ce l'ho. È una strategia potente che può aiutare le aziende a raggiungere un pubblico più ampio. L'hai esplorato anche tu? Assolutamente. L'influencer marketing è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. È un modo per attingere all'influenza di individui con un ampio seguito. Qual è stata la tua esperienza? Ho scoperto che collaborare con gli influencer può aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento del marchio. I loro consigli autentici risuonano tra i loro follower. È impressionante. Trovare influencer i cui valori siano in linea con il tuo marchio può avere un impatto significativo.
Come si identificano gli influencer giusti? La ricerca è fondamentale. Cerco influencer che soddisfino il mio pubblico di riferimento e abbiano un seguito coinvolto. La qualità è più importante della quantità in questo caso. Sono d'accordo, è più probabile che i follower coinvolti si fidino dei consigli dell'influencer. Hai riscontrato un ritorno sull'investimento positivo dall'influencer marketing? Sì, ce l'ho. Monitorando metriche come il traffico del sito web, le conversioni e il coinvolgimento sui social media, posso misurare l'impatto delle collaborazioni con influencer. Questo è eccellente. Essere in grado di quantificare i risultati aiuta a valutare l'efficacia delle campagne di influencer marketing. Come ti avvicini al processo di collaborazione? È importante stabilire aspettative e obiettivi chiari sin dall'inizio. Costruire un buon rapporto con l'influencer e garantire la trasparenza è fondamentale. Costruire una relazione forte è davvero fondamentale. Promuove la fiducia e l'autenticità nella collaborazione. Hai affrontato sfide con l'influencer marketing? Una sfida è trovare la soluzione giusta. È essenziale scegliere influencer che siano realmente in sintonia con i valori del marchio e con il pubblico di destinazione. Capisco come sarebbe una sfida. L'autenticità è la chiave del successo delle partnership con influencer. Qualche considerazione finale sull'influencer marketing? L'influencer marketing può essere uno strumento prezioso se usato strategicamente. È importante valutare e adattare continuamente il proprio approccio per rimanere pertinenti. Ben detto. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. L'influencer marketing ha il potenziale per sbloccare nuove opportunità e connettere le aziende con il loro pubblico in modi significativi. Lezione 6. La scelta della scrittura. Navigare nel mondo delle penne. Ciao Anna, scegliere una penna può essere travolgente con così tante opzioni disponibili. Qualche suggerimento su come decidere? Ciao John. Capisco il dilemma. Quando scegli una penna, considera fattori come il comfort, la qualità dell'inchiostro e lo scopo per cui la utilizzerai. Quali sono le tue preferenze? Il comfort è sicuramente importante. Preferisco penne con una buona impugnatura e un'esperienza di scrittura fluida. Hai qualche consiglio per penne comode? Assolutamente. Le penne con design ergonomico e impugnature in gomma tendono a fornire un'esperienza di scrittura confortevole. Marchi come Uniball e Pilot offrono tali opzioni. Questo è utile. Darò un'occhiata a quei marchi. E la qualità dell'inchiostro? Voglio una penna che scriva senza problemi e non si sbava facilmente. Per una scrittura fluida e minime sbavature, le penne gel o le penne roller sono ottime scelte. Offrono un flusso di inchiostro costante e colori vivaci. Si tratta di penne gel e penne roller. Li terrò d'occhio. Esistono marchi specifici noti per la qualità dell'inchiostro? Sì, marchi come Sakura, Pentel e Pilot sono noti per i loro inchiostri di alta qualità. Offrono una piacevole esperienza di scrittura e prestazioni affidabili. Eccellente. Darò un'occhiata a quei marchi e alle loro offerte. Ora, parliamo dello scopo. Devo prendere in considerazione penne diverse per compiti diversi?
Può essere utile avere penne diverse per compiti diversi. Ad esempio, una penna a punta fine è ideale per una scrittura precisa, mentre una penna in grassetto è ideale per evidenziare. Vedo il valore di avere una varietà di penne. Mi assicura di avere lo strumento giusto per diverse situazioni. Ci sono altri fattori che dovrei considerare? Vale anche la pena considerare il prezzo e il rapporto qualità-prezzo. Alcune penne possono essere più costose, ma offrono durata e prestazioni di lunga durata. Prezzo e valore sono considerazioni importanti. Mi assicurerò di trovare un equilibrio tra qualità e convenienza. Grazie per la tua guida. Lezione 7. Navigare nelle negoziazioni, massimizzare i vantaggi. Salve Anna, mi è stato offerto un nuovo lavoro e voglio negoziare benefici come l'assicurazione medica e un'indennità di alloggio. Qualche consiglio su come affrontarlo? Ciao John! Congratulazioni per la nuova offerta di lavoro. Quando si negoziano i vantaggi, è importante ricercare gli standard del settore ed evidenziare il proprio valore per l'azienda. Hai fatto i tuoi compiti? Sì, ho fatto qualche ricerca sui pacchetti di benefit standard. Voglio assicurarmi di essere ben preparato prima di iniziare la negoziazione. Qualche strategia specifica che dovrei tenere a mente? Assolutamente. Inizia concentrandoti sul valore che apporti all'azienda e su come puoi contribuire al suo successo. Quindi, esprimi le tue esigenze e aspettative in merito ai vantaggi. Questo ha senso. Sottolineando il mio valore, posso dimostrare perché merito i vantaggi che sto richiedendo. Come devo affrontare la negoziazione dell'assicurazione medica? Innanzitutto, raccogli informazioni sugli attuali piani di assicurazione medica della compagnia. Quindi, presenta eventuali esigenze o dubbi specifici in merito alla copertura e chiedi informazioni sulla possibilità di personalizzare il piano. Personalizzare il piano per soddisfare le mie esigenze specifiche sembra un buon approccio. Mi assicurerò di comunicare le mie esigenze in modo efficace. E che dire della negoziazione di un'indennità abitativa? Quando si negozia un'indennità abitativa, ricerca il costo della vita nell'area in cui ha sede l'azienda. Presenta queste informazioni e spiega in che modo un'indennità di alloggio ti aiuterebbe a mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Buon punto. Dimostrare l'impatto di un'indennità di alloggio sul mio benessere e sulla mia produttività può rafforzare la mia posizione negoziale. Ci sono altri vantaggi che dovrei prendere in considerazione nella negoziazione? Dipende dalle tue priorità e dalle politiche aziendali. Alcuni altri vantaggi da considerare nella negoziazione includono piani pensionistici, orari di lavoro flessibili e opportunità di sviluppo professionale. I piani pensionistici, gli orari flessibili e lo sviluppo professionale sono sicuramente importanti per me. Mi assicurerò di discutere di questi vantaggi durante il processo di negoziazione. Grazie per la tua guida. Lezione 8. Piani per la cena. Ciao Anna, stavo pensando alla cena di stasera. Che ne dici di fare la pasta? È uno dei miei preferiti. Ciao John! La pasta sembra deliziosa. Che tipo di pasta stavi pensando di preparare? Stavo pensando di fare degli spaghetti con salsa di pomodoro e polpette. È un classico e sempre soddisfacente. Sembra perfetto. Adoro i buoni spaghetti e le polpette. Abbiamo tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno?
Sì, ho controllato la dispensa e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo pasta, salsa di pomodoro, carne macinata e spezie. Ottimo! Posso aiutare con la preparazione. Cominciamo preparando le polpette? Sembra un piano. Mescoliamo la carne macinata con pangrattato, uova, aglio tritato e un po' di condimento italiano. Sembra delizioso. Formerò delle polpette mentre tu scaldi la padella con un po' d'olio d'oliva. Perfetto, una volta che la padella è calda, possiamo rosolare le polpette su tutti i lati finché non saranno cotte. Mentre le polpette cuociono, inizierò a far bollire l'acqua per gli spaghetti. Quanto tempo dobbiamo cuocere la pasta? La cottura degli spaghetti richiede in genere circa 10 minuti. Lo vogliamo al dente, quindi non troppo morbido. Capito. Terrò d'occhio gli spaghetti per assicurarmi che non si cuociano troppo. E la salsa di pomodoro? Possiamo scaldare la salsa di pomodoro in una casseruola separata e aggiungere alcune erbe e spezie per un sapore extra. Sembra delizioso. Una volta che le polpette e gli spaghetti sono pronti, possiamo condirli nella salsa di pomodoro. L'idea è questa. Possiamo servire gli spaghetti conditi con polpette e cospargere di parmigiano grattugiato. Mi fa già venire l'acquolina in bocca. Non vedo l'ora di approfondire. C'è altro che ci serve per il pasto? Possiamo avere un'insalata di contorno con delle verdure fresche e una semplice salsa alla vinaigrette per bilanciare i sapori. È un'ottima idea. Un'insalata di contorno aggiungerà un po' di freschezza al pasto. Lo prepariamo adesso? Possiamo preparare l'insalata mentre la pasta cuoce. Laviamo e tritiamo le verdure e frulliamo insieme il condimento. Sembra un piano. Io mi occupo del taglio e tu puoi preparare il condimento. Che condimento mi consigliate? Una semplice vinaigrette con olio d'oliva, aceto, senape di Digione, miele, sale e pepe dovrebbe funzionare bene. Perfetto, una volta che tutto è pronto, possiamo sederci, gustare la nostra deliziosa cena a base di pasta e assaporarne i sapori. Assolutamente. Non vedo l'ora di gustare un pasto accogliente e soddisfacente. Cominciamo con i preparativi. Anch'io sono emozionato. Facciamo in modo che questa cena sia memorabile. Prendo gli ingredienti e prepareremo un pasto fantastico insieme. Questo è lo spirito. Trasformiamola in un'esperienza culinaria divertente e piacevole. Non vedo l'ora di assaggiare la tua fantastica pasta. Lezione 9. Viaggi fluidi. Check-in online o check-in in aeroporto? Ciao Anna, quando viaggiamo, dobbiamo fare il check-in online o possiamo farlo in aeroporto? Ciao John. Nella maggior parte dei casi, hai la possibilità di effettuare il check-in online o in aeroporto. Dipende dalle tue preferenze e dalle politiche della compagnia aerea. Hai già provato il check-in online? Non ho ancora provato il check-in online. È un'opzione conveniente o devo limitarmi al check-in in aeroporto? Il check-in online può essere molto conveniente. Permette di risparmiare tempo evitando lunghe code in aeroporto. Di solito è possibile effettuare il check-in entro 24 ore prima del volo.
Sembra allettante. Ci sono invece vantaggi specifici nel fare il check-in in aeroporto? Il check-in in aeroporto può essere utile se avete richieste speciali o avete bisogno di assistenza per la selezione dei posti. Il personale della compagnia aerea può rispondere di persona a qualsiasi dubbio. Capisco. Quindi, se ho esigenze o preferenze specifiche, è meglio fare il check-in in aeroporto. Altrimenti, il check-in online dovrebbe funzionare correttamente. Esattamente. Il check-in online è generalmente adatto alla maggior parte dei viaggiatori, in particolare a quelli con solo bagaglio a mano. Fornisce un'esperienza senza problemi. Questo è buono a sapersi. Di solito preferisco viaggiare leggero con solo un bagaglio a mano. Proverò il check-in online per il mio prossimo viaggio. Qualche consiglio per una procedura di check-in online senza intoppi? Assicurati di avere i documenti di viaggio e i dati del passaporto a portata di mano. Ricontrolla il sito web o l'app mobile della compagnia aerea per istruzioni specifiche e tutte le informazioni richieste. Avere a portata di mano tutti i documenti e le informazioni necessarie è essenziale. Mi assicurerò di essere preparato. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricordati di controllare anche la franchigia bagaglio e le eventuali restrizioni prima di completare la procedura di check-in online. Franchigia e restrizioni per il bagaglio, debitamente annotate. Sarò consapevole anche di quelli. Ecco come agevolare i viaggi, sia che effettui il check-in online che in aeroporto. Lezione 10. Condividere la torta, dividere profitti e spese. Ciao Anna, quando si avvia un'attività insieme, un altro punto cruciale è la divisione degli utili e delle spese. Come dovremmo affrontare questo problema? Ciao John. La divisione dei profitti e delle spese in una partnership commerciale richiede un'attenta considerazione e una comunicazione aperta. Hai pensato a qualche approccio specifico? Credo che un approccio equo e trasparente sia fondamentale. Un'opzione potrebbe essere la divisione dei profitti e delle spese in base alla percentuale dell'investimento di ciascun partner. Cosa ne pensi? Questo è un approccio comune, noto come condivisione proporzionale. Assicura che ciascun partner riceva una quota degli utili e sia responsabile di una parte corrispondente delle spese. Tuttavia, esistono anche altri metodi. Quali sono alcuni metodi alternativi per dividere profitti e spese? Un altro metodo è l'approccio della condivisione equa, in cui i partner dividono equamente profitti e spese, indipendentemente dai loro investimenti individuali. Questo può promuovere un senso di uguaglianza e collaborazione. La condivisione paritaria sembra allettante, soprattutto se entrambi i partner contribuiscono allo stesso modo in termini di impegno e tempo. Ci sono altri metodi che dovremmo prendere in considerazione? Sì, esiste anche l'approccio basato sulle prestazioni. In questo metodo, i profitti e le spese vengono suddivisi in base al contributo individuale di ciascun partner al successo dell'azienda. Premia coloro che apportano un valore eccezionale. Questo è un approccio interessante. Incoraggia i partner a fare il possibile e premia di conseguenza i loro sforzi. Come dovremmo decidere qual è il metodo migliore per la nostra partnership? È fondamentale avere una discussione aperta e onesta con il proprio partner. Considerate le reciproche aspettative, gli importi degli investimenti e gli obiettivi generali dell'azienda. Trovare un metodo che sia in linea con i tuoi valori e obiettivi è fondamentale.
La comunicazione e l'allineamento sono sicuramente importanti. Dovremmo avere una conversazione approfondita per assicurarci che tutti siano sulla stessa pagina. Grazie per la guida. Lezione 11. Jet setting per il business, Londra e Parigi. Salve Anna, vado da Londra a Parigi la prossima settimana per un viaggio d'affari. Qualche consiglio o raccomandazione per viaggiare tra queste due città? Ciao John! Com'è emozionante! Viaggiare tra Londra e Parigi può essere un gioco da ragazzi. Hai considerato le diverse opzioni di trasporto disponibili? Ho sentito parlare del treno Eurostar che collega le due città. È una scelta conveniente? Assolutamente. L'Eurostar è un mezzo di trasporto popolare ed efficiente. Offre un viaggio senza interruzioni da Londra a Parigi, con tempi di percorrenza minimi e l'ulteriore vantaggio di evitare problemi aeroportuali. Sembra fantastico. Che mi dici dei voli? Ci sono voli diretti tra Londra e Parigi? Sì, diverse compagnie aeree offrono voli diretti tra Londra e Parigi. È un'opzione rapida e conveniente, soprattutto se hai poco tempo. Assicurati solo di controllare gli orari dei voli e confrontare i prezzi. Prenderò sicuramente in considerazione entrambe le opzioni. Ora, per quanto riguarda i trasporti all'interno delle città, ci sono modalità di trasporto specifiche che consigliate? A Londra, la metropolitana, nota anche come Tube, è un modo efficiente per spostarsi. Copre la maggior parte delle aree della città. A Parigi, la metropolitana è un'opzione simile, con una vasta rete che collega vari quartieri. Lo terrò a mente. Che ne dici di andare dagli aeroporti ai centri città? A Londra, puoi utilizzare l'Etro Express o il Gatwick Express, a seconda dell'aeroporto in cui voli. A Parigi, il treno RER o le navette aeroportuali possono portarti in centro città. Buono a sapersi. Verificherò le opzioni di trasporto aeroportuale per entrambe le città. Qualche consiglio sui luoghi da visitare o sulle cose da fare durante il mio tempo libero? A Londra, puoi esplorare monumenti iconici come la Torre di Londra, Buckingham Palace e il British Museum. A Parigi, non perderti la Torre Eiffel, il Museo del Louvre e la Cattedrale di Notre Dame. Sono suggerimenti fantastici. Cercherò di trovare il tempo per visitare alcune di queste attrazioni. Grazie per tutte le informazioni utili. Lezione 12. L'enigma dei costi. Raggiungere un accordo equo. Salve Anna, discutiamo delle implicazioni sui costi e raggiungiamo un accordo equo in merito. Come suggerisci di affrontare la questione? Ciao John! Quando si tratta di costi, la trasparenza e la comunicazione aperta sono fondamentali. Credo che dovremmo iniziare delineando tutte le spese necessarie. Hai fatto una lista? Assolutamente. Ho compilato un elenco dettagliato di tutte le spese che prevediamo, comprese le forniture, il marketing e i costi operativi. È importante avere una chiara comprensione di ciò con cui abbiamo a che fare. Questo è fantastico. Ora, parliamo di come possiamo dividere questi costi. Un approccio potrebbe essere quello di dividerli equamente tra di noi. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ripartire equamente i costi sembra giusto, soprattutto se entrambi abbiamo una partecipazione uguale nel business. Tuttavia, avete preso in considerazione metodi alternativi?
Sì, un altro approccio potrebbe consistere nel dividere i costi in modo proporzionale in base all'investimento di ciascun partner. Ciò garantisce che ciascun partner contribuisca in base al proprio impegno finanziario. Questo è un punto valido. Dà un senso di equilibrio ed equità. Che dire delle spese correnti? Come dovremmo gestirli? Per le spese correnti, potremmo stabilire un budget e contribuire con una percentuale predeterminata dei nostri profitti per coprirle. In questo modo, condividiamo la responsabilità finanziaria considerando la redditività dell'azienda. Sembra un approccio pratico. Allinea i costi alle prestazioni aziendali. Ci sono altri fattori che dovremmo considerare per raggiungere un accordo equo? Assolutamente. È importante considerare anche il valore dei contributi non monetari, come il tempo e le competenze. Dobbiamo riconoscere e tenere conto dei diversi modi in cui contribuiamo al successo dell'azienda. Sono completamente d'accordo. I contributi non monetari hanno un valore significativo e devono essere riconosciuti. Assicuriamoci di tenerne conto nel nostro accordo. Grazie per aver sollevato la questione. Siete i benvenuti. È fondamentale avere un accordo completo e inclusivo che tenga conto di tutti gli aspetti. Ciò garantirà un partenariato equo e armonioso. In effetti, un accordo completo è essenziale per una partnership di successo. Apprezzo il tuo contributo. Lavoriamo insieme per finalizzare la disposizione dei costi e andare avanti con i nostri piani aziendali. Assolutamente. Sono sicuro che possiamo raggiungere un accordo a vantaggio di entrambi. Auguriamo una partnership prospera ed economica. Complimenti per quello. Insieme, affronteremo l'enigma dei costi e costruiremo un business fiorente. Lezione 13. Scelte fruttuose. Esplorare i tuoi frutti preferiti. Ciao Anna, sono curiosa, che frutta compri di solito? Sto cercando di incorporare più varietà nella mia dieta. Salve. Sono lieto che tu sia interessato ad aggiungere più frutta alla tua dieta. Alcuni dei miei frutti preferiti includono mele, banane e fragole. Sono versatili e facilmente disponibili. Che mi dici di te? Anche le mele e le banane sono sicuramente nella mia lista. Mi piacciono anche le arance e l'uva. Li trovo rinfrescanti e facili da mangiare. Qualche altra frutta mi consigliate? Assolutamente. Ananas e mango sono deliziosi frutti tropicali che apportano un'esplosione di sapore. Le angurie sono ottime durante l'estate e i mirtilli sono ricchi di antiossidanti. Vale la pena provarli. Sembrano allettanti. Mi assicurerò di raccogliere ananas e mango la prossima volta. Hai qualche consiglio per selezionare frutta matura e fresca? Quando scegli la frutta, cerca colori vivaci e una consistenza compatta. Ad esempio, le banane mature hanno una buccia gialla senza macchie verdi. Per quanto riguarda le bacche, assicurati che siano carnose e non mollicce. Fidati dei tuoi sensi. Questo è un consiglio utile. Terrò d'occhio queste caratteristiche. Che ne dici di comprare frutta di stagione? È qualcosa a cui dai la priorità? Assolutamente sì, l'acquisto di frutta di stagione garantisce un sapore e una convenienza ottimali. È anche più sostenibile poiché vengono coltivati localmente. I mercati degli agricoltori sono ottimi per trovare frutta di stagione. Li hai mai provati?
Non ho esplorato molto i mercati degli agricoltori, ma sembra un ottimo modo per scoprire prodotti freschi e di stagione. Li darò sicuramente un'occhiata. C'è qualche frutto in particolare che dovrei cercare lì? I mercati degli agricoltori hanno spesso un'ampia varietà di frutta. Tieni d'occhio reperti unici come mele antiche, frutti di bosco speciali o frutta esotica. È un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo e sostenere i coltivatori locali. Sembra eccitante. Non vedo l'ora di esplorare i mercati degli agricoltori e provare diversi tipi di frutta. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 14. Viaggio in solitaria. Il potere della pianificazione. Ciao Anna, sto pensando di intraprendere la mia prima avventura di viaggio da solista. Hai qualche consiglio per rimanere organizzato e avere un piano di riserva? Ciao John. È eccitante. Quando si tratta di viaggiare da soli, rimanere organizzati è fondamentale. Inizia creando un itinerario dettagliato e tenendo a portata di mano i documenti importanti. Hai pensato di utilizzare un'app di viaggio? Non ho pensato di usare un'app di viaggio, ma sembra uno strumento utile. Quale mi consigliate? Una popolare app di viaggio è Tripit. Ti consente di organizzare tutti i dettagli del tuo viaggio in un unico posto, inclusi voli, alloggi e attività. Può anche inviarti aggiornamenti e promemoria in tempo reale. Sembra conveniente. Sicuramente cercherò Tripit per organizzare i miei piani di viaggio. Che ne dici di avere un piano di riserva? Come ti avvicini a questo? È sempre una buona idea avere un piano di riserva. Ricerca percorsi alternativi, opzioni di trasporto e alloggi nelle vicinanze. In questo modo, in caso di modifiche impreviste, sarai preparato. Questo ha senso. La flessibilità è fondamentale. Mi assicurerò di avere in mente opzioni alternative. Che mi dici della sicurezza? Qualche consiglio al riguardo per chi viaggia da solo? La sicurezza è fondamentale. Condividi il tuo itinerario con un amico o un familiare fidato. Rimani vigile, soprattutto nelle aree affollate, e sii cauto con i tuoi effetti personali. È sempre meglio prevenire che curare. Assolutamente, la sicurezza non dovrebbe mai essere compromessa. Informerò qualcuno dei miei piani di viaggio e resterò cauto durante tutto il viaggio. Ci sono altri consigli organizzativi che puoi condividere? Sì, prendi in considerazione la possibilità di creare copie digitali di documenti importanti come il passaporto, l'assicurazione e le prenotazioni di viaggio. Archiviali in modo sicuro nel cloud storage o inviali via email a te stesso. Può essere un vero toccasana in caso di smarrimento o furto. Questo è un ottimo suggerimento. Mi assicurerò di avere delle copie digitali dei miei documenti essenziali. Fornisce un ulteriore livello di sicurezza. Grazie per tutti questi preziosi consigli. Lezione 15. Lingue globali. Le lingue più parlate. Ciao Anna, sono curiosa, quali lingue pensi siano le più parlate al mondo? Trovo affascinante conoscere diverse lingue e la loro portata. Ciao! Questa è un'ottima domanda. Le 5 lingue più parlate al mondo sono il cinese mandarino, lo spagnolo, l'inglese, l'indi e l'arabo. Hanno un numero significativo di parlanti a livello globale. Cinese mandarino, spagnolo, inglese, hindi e arabo. Sono davvero lingue diverse. Conosco l'inglese, ma mi piacerebbe esplorare anche gli altri.
Ne hai studiato qualcuno? Ho studiato spagnolo e un po' di arabo. Lo spagnolo è ampiamente parlato in molti paesi, il che lo rende utile per i viaggi e l'immersione culturale. L'arabo ha una sua bellezza unica ed è parlato in tutto il Medio Oriente. È impressionante. Sono d'accordo, imparare una lingua apre le porte a nuove culture ed esperienze. In futuro prenderò in considerazione l'idea di esplorare lo spagnolo e l'arabo. Ci sono fatti interessanti su queste lingue? Assolutamente. Il cinese mandarino è la lingua più parlata al mondo, con oltre 1 miliardo di parlanti. L'inglese è spesso definito la lingua globale degli affari ed è ampiamente utilizzato nella comunicazione internazionale. Il cinese mandarino, essendo la lingua più parlata, è davvero notevole. E lo status dell'inglese come lingua globale è innegabile. Che dire dello spagnolo, dell'hindi e dell'arabo? Qualche aspetto intrigante? Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata a livello globale e ha il secondo maggior numero di madrelingua. L'hindi è una delle lingue ufficiali dell'India e ha un significato culturale. L'arabo ha una ricca storia ed è la lingua liturgica dell'Islam. Wow, c'è così tanto da imparare sul significato e l'influenza di ogni lingua. Sono motivato a immergermi più a fondo nelle loro culture. Ci sono risorse o app per l'apprendimento delle lingue che consigli? Duolingo è una popolare app per l'apprendimento delle lingue che offre corsi in tutte queste lingue. È facile da usare e fornisce lezioni interattive per aiutarti a iniziare. È un ottimo modo per iniziare il tuo percorso di apprendimento delle lingue. Duolingo sembra uno strumento fantastico. Lo proverò sicuramente. Grazie per aver condiviso tutte queste preziose informazioni. È davvero affascinante. Lezione 16. Successo nel networking, sfruttare al meglio gli eventi. Ciao Anna, parteciperò a un evento di networking la prossima settimana e voglio che ne valga la pena. Qualche consiglio su come affrontare questi eventi e creare connessioni significative? Ciao John! Gli eventi di networking possono essere preziose opportunità. Innanzitutto, stabilisci obiettivi chiari per l'evento. Che tipo di connessioni stai cercando di creare? Ci sono settori o professionisti specifici con cui vuoi interagire? Questo è un ottimo punto. Definirò in anticipo i miei obiettivi e il pubblico di destinazione. Qualche suggerimento su come avviare conversazioni e fare una buona impressione? Inizia presentandoti con sicurezza e un sorriso amichevole. Fai domande aperte per mostrare sincero interesse per l'altra persona. L'ascolto attivo è fondamentale. Aiuta a costruire un rapporto e consente conversazioni significative. Lo terrò a mente. L'ascolto attivo e la dimostrazione di un interesse genuino sono essenziali per stabilire connessioni. Come si procede dopo un evento di networking per mantenere tali connessioni? Il follow-up è fondamentale. Entro 1 o 2 giorni, invia email o messaggi LinkedIn personalizzati per esprimere il tuo apprezzamento per la conversazione. Menziona qualcosa di specifico di cui hai parlato per rinfrescargli la memoria. Questo è un consiglio prezioso. I follow-up personalizzati dimostrano che sei stato attento durante l'evento. Che ne dici dello scambio di biglietti da visita? È ancora rilevante in questa era digitale? Assolutamente, i biglietti da visita rimangono pertinenti. Forniscono un promemoria tangibile della tua interazione.
Assicurati che le tue carte siano professionali e includano le informazioni di contatto essenziali e tutti gli indirizzi pertinenti sui social media. È bello sapere che i biglietti da visita hanno ancora valore. Mi assicurerò di averli pronti. Ci sono consigli sull'etichetta degli eventi di networking di cui dovrei essere a conoscenza? Sì, ci sono alcuni consigli di etichetta da tenere a mente. Vestiti in modo professionale, fai attenzione allo spazio personale ed evita di monopolizzare le conversazioni. Ricordati di seguire le linee guida specifiche per gli eventi e di rispettare il tempo altrui. Vestirsi in modo professionale e rispettare i confini altrui sono aspetti importanti da ricordare. Mi assicurerò di tenerne conto. Grazie per aver condiviso queste preziose informazioni. Lezione 17. Segreti salati. Condivisione di ricette di zuppe. Ciao Anna, ho provato la tua zuppa e il gusto è fantastico. Come si prepara? Mi piacerebbe imparare la tua ricetta. Ciao John. Sono contenta che ti sia piaciuto. È una ricetta semplice. Comincio facendo soffriggere cipolle e aglio in olio d'oliva, poi aggiungo verdure a cubetti come carote, sedano e patate. Li lascio cuocere per qualche minuto. Sembra delizioso. Soffriggere le cipolle e l'aglio deve aggiungere un sapore meraviglioso. Qual è il passo successivo? Dopo che le verdure sono leggermente cotte, verso il brodo vegetale o di pollo e lo porto a ebollizione. Quindi abbasso la fiamma e lascio cuocere a fuoco lento finché le verdure non saranno tenere. La cottura a fuoco lento della zuppa consente ai sapori di svilupparsi bene. Che mi dici del condimento? Aggiungete erbe o spezie? Sì, mi piace aggiungere una foglia di alloro, del timo e un pizzico di pepe nero per condire. Conferisce alla zuppa un gusto sottile ma delizioso. Inoltre aggiusto il sale in base alle mie preferenze. La combinazione di alloro, timo e pepe nero sembra meravigliosa. Deve esaltare il sapore generale della zuppa. C'è qualcos'altro che aggiungi? Verso la fine, di solito aggiungo del prezzemolo fresco tritato per un tocco fresco e vivace. Aggiunge un tocco di colore e un pizzico di freschezza alla zuppa. Ah, l'aggiunta di prezzemolo fresco aggiunge un delizioso fascino visivo e freschezza al piatto. Deve renderlo ancora più appetitoso. Qualche ultimo passaggio prima di servire? Una volta che la zuppa è pronta, tolgo la foglia di alloro, la guarnisco con altro prezzemolo se lo si desidera e la servo calda con del pane croccante a parte. Sembra un pasto confortante e soddisfacente. Non vedo l'ora di provare a farlo da solo. Grazie per aver condiviso la tua ricetta. Lezione 18. Chiarezza del progetto. Comprensione degli obiettivi. Salve Anna, hai già esaminato gli obiettivi del progetto? Oh, siamo chiari sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere? Ciao John. Sì, ho esaminato a fondo gli obiettivi del progetto. Gli obiettivi sono ben definiti e in linea con la visione generale. Credo che abbiamo una chiara comprensione. È bello sentirlo. La chiarezza sugli obiettivi del progetto è fondamentale per un esito positivo. Hai notato traguardi o scadenze specifiche? Assolutamente. Ho trovato diverse tappe e scadenze menzionate nella documentazione del progetto.
Ci aiuta a tenere traccia dei progressi e garantisce il completamento tempestivo delle attività chiave. Eccellente. Le tappe e le scadenze chiare forniscono una tabella di marcia per il nostro lavoro. Hai riscontrato vincoli di budget o limitazioni di risorse? Sì, la documentazione del progetto evidenzia i vincoli di bilancio e le limitazioni delle risorse. È importante tenere conto di questi fattori durante la pianificazione e l'esecuzione delle nostre attività. Essere consapevoli dei limiti di budget e risorse è essenziale per una gestione efficace dei progetti. Hai trovato informazioni sulle principali parti interessate coinvolte? Sì, la documentazione del progetto identifica le principali parti interessate. Include i loro ruoli, le responsabilità e il loro livello di coinvolgimento nei processi decisionali. Comprendere le principali parti interessate e i loro ruoli è fondamentale per una comunicazione e una collaborazione efficaci. Hai riscontrato rischi o potenziali sfide? Sì, la documentazione del progetto delinea i rischi e le sfide potenziali. Ci aiuta a preparare piani di emergenza e strategie di mitigazione per garantire progressi senza intoppi. Identificare e affrontare potenziali rischi e sfide è fondamentale per il successo del progetto. Hai trovato informazioni sui risultati o sui risultati finali del progetto desiderati? Assolutamente. La documentazione del progetto definisce chiaramente i risultati e i risultati desiderati. Fornisce una visione chiara di ciò che dobbiamo ottenere entro la fine. Avere una chiara comprensione dei risultati e dei risultati desiderati ci aiuta a rimanere concentrati e a lavorare verso un obiettivo comune. Hai trovato informazioni sulla tempistica del progetto? Sì, la documentazione del progetto include una tempistica che delinea la durata pianificata per ogni fase e la durata complessiva del progetto. Avere una tempistica del progetto ben definita ci aiuta a gestire il nostro tempo in modo efficace e garantisce il completamento tempestivo. C'è qualcos'altro che hai scoperto durante la tua recensione? Oltre agli aspetti citati, ho trovato anche dettagli sull'ambito del progetto, sulle aspettative degli stakeholder e sui canali di comunicazione da utilizzare. Comprendere l'ambito del progetto, gestire le aspettative degli stakeholder e utilizzare canali di comunicazione appropriati sono tutti elementi essenziali per il successo del progetto. Grazie per aver condiviso le tue scoperte. Lezione 19. Navigare nel quartiere. Trovare la clinica. Ciao Anna, sai quanto dista la clinica da qui? Ho bisogno di vedere un medico e non conosco la zona. Ciao John. La clinica è a pochi isolati da qui. È raggiungibile a piedi. Vuoi che ti dia delle indicazioni? Sarebbe utile. Apprezzo la tua assistenza. Come posso arrivarci? Ci sono monumenti a cui dovrei prestare attenzione? Certo. Da qui devi andare dritto lungo questa strada per due isolati. Quindi svolta a destra all'incrocio. La clinica sarà sul lato sinistro. Cerca un grande cartello rosso con il nome della clinica. Capito. Dritto per due isolati, svolta a destra all'incrocio e troverò la clinica sulla sinistra con un grande cartello rosso. È facile da individuare? Sì, la clinica è ben visibile con il suo caratteristico segno rosso. Se ti capita di perderla, puoi chiedere a qualcuno nelle vicinanze e sarà in grado di guidarti.
Questo è buono a sapersi. È sempre utile avere gente del posto in grado di fornire indicazioni. La clinica è aperta anche nei fine settimana? Sì, la clinica è aperta nei fine settimana. Hanno orari leggermente ridotti, ma dovresti essere in grado di consultare un medico. È meglio chiamare in anticipo e verificare la loro disponibilità. Mi assicurerò di chiamare prima. Grazie per avermelo fatto sapere. Ci sono mezzi pubblici per raggiungere la clinica? Sì, c'è una fermata dell'autobus a un isolato da qui. Puoi prendere l'autobus numero 15 e ti lascerà proprio davanti alla clinica. Questo è comodo. Prendere l'autobus sarebbe una buona opzione. Ci sono parcheggi vicino alla clinica se decido di guidare? Sì, c'è un parcheggio adiacente all'edificio della clinica. È un parcheggio a pagamento, ma è abbastanza spazioso, quindi dovresti riuscire a trovare facilmente un posto. Questo è rassicurante. Avere un parcheggio nelle vicinanze lo rende comodo per chi preferisce guidare. C'è altro che devo sapere prima di andare in clinica? Assicurati solo di portare la tua identità e tutti i documenti medici o le informazioni assicurative pertinenti. Semplificherà il processo di registrazione presso la clinica. Mi assicurerò di raccogliere tutti i documenti necessari. Grazie per il promemoria. Grazie per il tuo aiuto nella ricerca della clinica. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti aiutare. Spero che ti senta meglio presto. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Lo farò. Grazie ancora per la guida e il supporto. È confortante avere qualcuno che conosce la zona. Abbi cura di te. Lezione 20. Company Fit, motivazioni e aspirazioni. Ciao Anna, sono curiosa, perché vuoi lavorare per la nostra azienda? Ne ho sentito parlare molto, ma mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista. Ciao John. Bene, ho fatto delle ricerche e l'approccio innovativo e l'impegno della vostra azienda per la sostenibilità mi hanno davvero colpito. Sto cercando un ambiente di lavoro in linea con i miei valori. Questo è interessante. Trovare un'azienda in linea con i nostri valori è fondamentale per la soddisfazione a lungo termine. Ci sono progetti o iniziative specifici che hanno attirato la tua attenzione? Assolutamente. Sono stato particolarmente attratto dal recente progetto dell'azienda sulle energie rinnovabili. Sono appassionato di conservazione dell'ambiente e far parte di tali iniziative sarebbe gratificante. È bello sentirlo. Lavorare su progetti in linea con le nostre passioni può dare uno scopo alla nostra carriera. Hai considerato anche la cultura aziendale? Sì, ho sentito che la tua azienda promuove una cultura collaborativa e inclusiva. Credo nel potere del lavoro di squadra e della diversità e penso che prospererai in un ambiente del genere. La collaborazione e l'inclusività sono davvero aspetti importanti di una sana cultura del lavoro. Contribuiscono a creare un'atmosfera positiva e solidale. C'è qualcosa di specifico nella reputazione dell'azienda che ti ha attratto? Bene, la tua azienda ha la reputazione di essere leader nel settore. Ammiro il livello di competenza e l'impatto che ha avuto sul mercato. Entrare a far parte di un'organizzazione rispettabile come questa sarebbe un'esperienza preziosa. Far parte di un'azienda rispettata e influente può offrire enormi opportunità di crescita.
Hai pensato a come questo ruolo sia in linea con le tue aspirazioni professionali? Sì, il ruolo sembra offrire una miscela perfetta di sfida e crescita. È in linea con il mio obiettivo a lungo termine di diventare un project manager, consentendomi di sviluppare le mie capacità e contribuire a progetti significativi. È fantastico. Trovare un ruolo in linea con le nostre aspirazioni di carriera ci pone su un percorso soddisfacente. Hai avuto interazioni con dipendenti attuali o precedenti dell'azienda? Sì, ho avuto la possibilità di entrare in contatto con alcuni dipendenti attraverso reti professionali. Hanno parlato molto bene della cultura di supporto dell'azienda e delle opportunità di sviluppo professionale. È sempre utile raccogliere informazioni dai dipendenti attuali o precedenti. Le loro esperienze possono darci una comprensione più profonda di cosa significhi lavorare all'interno dell'organizzazione. Hai considerato le prospettive future e il potenziale di crescita dell'azienda? Assolutamente. Ho studiato la posizione di mercato e le proiezioni di crescita dell'azienda. Il potenziale di espansione e le interessanti opportunità future ne fanno un luogo attraente per far crescere la mia carriera. Valutare le prospettive future dell'azienda è una mossa saggia. È importante entrare a far parte di un'organizzazione con prospettive promettenti. C'è qualcos'altro che ha influenzato la tua decisione di cogliere questa opportunità? Ancora una cosa. L'impegno dell'azienda per lo sviluppo dei dipendenti e l'equilibrio tra lavoro e vita privata mi ha davvero colpito. Credo nel mantenimento di una sana armonia tra lavoro e vita privata ed è incoraggiante vedere questo valore riflesso in questo senso. Dare priorità allo sviluppo dei dipendenti e all'equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale per creare un ambiente di lavoro positivo. È fantastico che l'azienda condivida questi valori. Grazie per aver condiviso le tue motivazioni. Lezione 21. Trovare regali speciali. Un'avventura di shopping. Ciao Anna, che ne dici di trovare dei regali speciali per i nostri cari oggi? È sempre bello sorprenderli con qualcosa di unico. Ciao John. Sembra un'ottima idea. Adoro acquistare regali speciali. Da dove dovremmo iniziare la nostra avventura di shopping? Beh, che ne dici di iniziare dal mercato artigianale locale? Hanno una vasta gamma di articoli fatti a mano e unici nel loro genere che sarebbero regali perfetti. È un suggerimento fantastico. Mi piace sostenere gli artisti locali e le loro creazioni hanno spesso un tocco personale. Che tipo di regalo stai cercando? Sto pensando di comprare un gioiello personalizzato per mia sorella. Ama gli accessori unici. E tu? Qualche idea specifica per i tuoi cari? Sto considerando un album fotografico personalizzato per i miei genitori. Hanno a cuore i ricordi e penso che una raccolta premurosa di fotografie sarebbe un regalo sincero. È una bellissima idea. I regali personalizzati fanno un'impressione duratura. Esploriamo il mercato e vediamo cosa attira la nostra attenzione? Assolutamente. Prendiamoci del tempo e curiosiamo tra le bancarelle. Potremmo scoprire alcune gemme nascoste lungo la strada. Hai in mente qualche bancarella in particolare? Ho sentito parlare molto bene della bancarella di gioielli vicino all'ingresso. Hanno design unici e possono persino personalizzare i pezzi in base alle tue preferenze. Sembra promettente. Andiamo prima lì e vediamo se hanno qualcosa che corrisponde allo stile di tua sorella. Sono entusiasta di vedere cosa offrono.
Eccellente. Sono sicuro che troveremo qualcosa di speciale lì. Dopo aver finito, possiamo passare alla sezione dedicata all'artigianato fatto a mano. Spesso hanno anche articoli personalizzati. È un ottimo piano. L'artigianato fatto a mano ha un certo fascino. Sono sicuro che troveremo qualcosa di perfetto per i miei genitori in quella sezione. Esploriamo ogni bancarella e prendiamoci il nostro tempo. Non si tratta solo di trovare il regalo giusto, ma anche di godersi l'esperienza complessiva di scoprire oggetti unici. Sono completamente d'accordo. L'acquisto di regali dovrebbe essere un'esperienza piacevole. Possiamo anche chiedere consigli ai venditori e ascoltare le storie dietro le loro creazioni. Assolutamente. Interagire con i fornitori aggiunge un tocco personale ai regali che scegliamo. È affascinante conoscere l'ispirazione alla base di ogni pezzo. È come scartare una storia insieme al regalo. Trovo questo aspetto davvero speciale. Inoltre, i fornitori possono fornire informazioni su come prendersi cura degli articoli. Questo è un ottimo punto. Sapere come prendersi cura dei regali garantisce la loro longevità. È sempre utile avere questi consigli dagli esperti stessi. Sicuramente. Vogliamo che i regali siano custoditi a lungo. Assicuriamoci di chiedere eventuali istruzioni speciali per la cura mentre esploriamo il mercato. Sembra un piano. Intraprendiamoci in questa avventura di shopping e troviamo quei regali speciali che porteranno gioia ai nostri cari. Non vedo l'ora di vedere le loro reazioni. Lezione 22. Esplorazione delle preferenze dell'auto, dimensioni e popolarità. Ciao Anna, hai notato come le auto di medie dimensioni siano molto popolari qui? Sono curioso di conoscere le preferenze delle persone per quanto riguarda le dimensioni delle auto. Ciao John. Sì, è interessante vedere la popolarità delle auto di medie dimensioni. Mi chiedo quali fattori contribuiscano al loro fascino. Hai qualche idea in merito? Bene, penso che le auto di medie dimensioni trovino un equilibrio tra funzionalità e manovrabilità. Offrono spazio sufficiente per passeggeri e merci senza essere troppo ingombranti. Questo ha senso. Le auto di medie dimensioni sono versatili e possono soddisfare esigenze diverse. Sono adatte sia per la guida in città che per i viaggi più lunghi. Esattamente. Offrono un'esperienza di guida confortevole pur essendo pratici per l'uso quotidiano. Hai mai pensato di acquistare tu stesso un'auto di medie dimensioni? Oh, apprezzo la comodità e la flessibilità offerte dalle auto di medie dimensioni. Sembrano adatti al mio stile di vita. Che mi dici di te? L'ho preso in considerazione anch'io. L'idea di avere un'auto abbastanza spaziosa per le mie esigenze, ma non troppo grande per navigare nel traffico è allettante. È importante trovare un'auto che soddisfi le nostre preferenze ed esigenze individuali. Hai esaminato modelli o marchi specifici? Ho cercato alcune opzioni. Sono attratto da un paio di modelli di medie dimensioni di marchi rinomati noti per le loro caratteristiche di affidabilità e sicurezza. La ricerca di modelli e marchi diversi è un approccio intelligente. Ci aiuta a prendere una decisione informata e a trovare un'auto che soddisfi le nostre aspettative. Assolutamente. È fondamentale considerare fattori come l'efficienza del carburante, i costi di manutenzione e le funzionalità disponibili nella scelta di un'auto. Quali caratteristiche sono importanti per te?
Le caratteristiche di sicurezza sono una priorità per me. Apprezzo i sistemi e le tecnologie avanzati di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza generale su strada. La sicurezza è sicuramente una delle principali preoccupazioni. È rassicurante avere quelle caratteristiche che aiutano a prevenire gli incidenti e a proteggere sia il guidatore che i passeggeri. Assolutamente. Dovremmo considerare anche fattori come il comfort, l'integrazione tecnologica e l'esperienza di guida complessiva. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Questo è un ottimo punto. L'esperienza di guida gioca un ruolo significativo nella nostra soddisfazione per l'auto. Vale la pena provare diversi modelli per valutarlo. Sono d'accordo, i test di guida ci permettono di toccare con mano la manovrabilità dell'auto, la sua reattività e il comfort generale. È una fase cruciale nel processo decisionale. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie e testato alcune opzioni, possiamo restringere le nostre scelte e prendere una decisione ben informata. Lezione 23. Consulenza finanziaria. Consultare un professionista. Salve Anna, hai mai pensato di consultare un consulente finanziario? Possono fornire una guida preziosa per la gestione delle nostre finanze. Ciao John. Sì, ci ho pensato. Un consulente finanziario può aiutarci a prendere decisioni informate e creare un solido piano finanziario. Ne hai già consultato uno? Non l'ho fatto, ma stavo pensando di cercare la loro esperienza. È fondamentale che un professionista valuti la nostra situazione finanziaria e offra una consulenza su misura. Assolutamente. I consulenti finanziari possono fornire approfondimenti sulle opportunità di investimento, sulla pianificazione pensionistica e sulle strategie per raggiungere i nostri obiettivi finanziari. È esattamente quello che sto cercando. Voglio assicurarmi di sfruttare al meglio le mie risorse e assicurarmi un futuro finanziario stabile. È una decisione saggia. Un consulente finanziario può aiutarci a valutare la nostra propensione al rischio, diversificare i nostri investimenti e superare le potenziali insidie finanziarie. Sono completamente d'accordo. La loro esperienza può evitarci di commettere errori costosi e ottimizzare le nostre decisioni finanziarie. Hai qualche consiglio per trovare un consulente affidabile? La ricerca è essenziale. Possiamo iniziare chiedendo consigli ad amici o familiari che hanno avuto esperienze positive con i consulenti finanziari. Questa è una buona idea. Le segnalazioni personali possono darci un senso di fiducia e fiducia nelle capacità del consulente. Possiamo anche leggere le recensioni online e controllare le loro credenziali. Assolutamente. È importante garantire che il consulente che scegliamo sia qualificato e registrato presso gli organismi di regolamentazione appropriati. Una volta ristrette le nostre opzioni, possiamo programmare le consultazioni iniziali con alcuni consulenti per discutere i nostri obiettivi finanziari e valutarne la compatibilità con le nostre esigenze. Questo è un passaggio cruciale. Un incontro faccia a faccia ci consente di valutare lo stile di comunicazione, la professionalità e il livello di comprensione del consulente. Durante la consultazione, possiamo anche chiedere informazioni sulla loro struttura tariffaria e su come vengono compensati. È importante fare chiarezza anche su questo aspetto. Sicuramente. La trasparenza in merito alle commissioni e ai potenziali conflitti di interesse è essenziale. Vogliamo lavorare con un consulente i cui interessi siano in linea con i nostri.
Una volta trovato il consulente finanziario giusto, possiamo collaborare con loro per creare un piano finanziario completo che risponda ai nostri obiettivi a breve e lungo termine. Questo è l'obiettivo finale. Un solido piano finanziario ci fornirà una tabella di marcia per raggiungere la stabilità finanziaria, la crescita e la tranquillità. Sono entusiasta di fare questo passo. Consultare un consulente finanziario ci darà fiducia nelle nostre decisioni finanziarie e ci aiuterà a massimizzare il nostro potenziale finanziario. È un investimento significativo per il nostro futuro. Prendiamo le misure necessarie per trovare un consulente affidabile che possa guidarci verso il successo finanziario. Grazie, le auguro buona fortuna nella ricerca di un consulente finanziario affidabile. Prendiamo insieme il controllo del nostro benessere finanziario.